Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di geometria. Tutti quanti probabilmente sappiamo disegnare un triangolo, ma sappiamo definire un triangolo? Qualcuno potrebbe dire, vabbè, un triangolo è un poligono con tre lati. Questo è un esempio di definizione. Ma che cos'è un poligono? Cosa sono i lati? Anche questi enti vanno definiti, utilizzando altri enti geometrici, anch'essi da definire. E potremmo così andare avanti all'infinito. Per interrompere questo procedimento supponiamo che esistano degli enti primitivi, cioè enti di cui non diamo la definizione. Il punto, la retta e il piano sono enti primitivi. Possiamo infatti definire lo spazio come l'insieme di tutti i punti, di tutte le rette e di tutti i piani. Indichiamo i punti con lettere maiuscole dell'alfabeto, le rette con lettere minuscole dell'alfabeto e i piani con lettere dell'alfabeto greco. Quando disegniamo un punto, però, in realtà noi stiamo dando una rappresentazione di un ente geometrico che è privo di dimensioni. Vi ricordo che in geometria il punto è un qualcosa che non ha dimensione. I punti sono gli enti che costituiscono tutte le figure geometriche e se tutti i punti di una figura appartengono a uno stesso piano, la figura è piana, altrimenti la figura è solida. Vedete che qui stiamo utilizzando gli enti primitivi, punti e piano, e abbiamo già definito ad esempio le figure piane e le figure solide. In geometria si fa largo uso di dimostrazioni e di teoremi. Un teorema è una proprietà di cui si fa vedere la verità mediante una dimostrazione. Cos'è una dimostrazione? È una sequenza di deduzioni o di passi praticamente che si compiono, che parte da quello che si suppone vero, che è l'ipotesi, e si arriva a quello che si vuole dimostrare, cioè la tesi. Ovvero, se vale l'ipotesi, allora vale la tesi. Questa è, diciamo, è la scrittura generale di un teorema. Se, ipotesi, allora tesi. Utilizzando i simboli che abbiamo anche visto nel video sulla logica, se non l'avete visto vi invito a vederlo, vi lascio il link in descrizione. Ipotesi implica tesi. Quando ci troviamo di fronte a questa scrittura, noi diciamo che l'ipotesi è condizione sufficiente per il verificarsi della tesi, ovvero la tesi è condizione necessaria per il verificarsi dell'ipotesi. Se noi scambiamo ipotesi con tesi, otteniamo il cosiddetto teorema inverso. Se è valido anche il teorema inverso, si dice che il teorema è invertibile e possiamo scrivere allora la doppia freccia, ovvero la coimplicazione. L'ipotesi in questo caso è condizione necessaria e anche sufficiente per il verificarsi della tesi e naturalmente viceversa, perché io lo posso leggere da sinistra a destra e da destra a sinistra. Spesso si sente parlare di corollari. Un corollario è una conseguenza immediata di un teorema precedentemente dimostrato. Nella dimostrazione, le deduzioni possono basarsi, oltre che su altri teoremi che sono già stati dimostrati in precedenza, anche su alcune proprietà che si chiede di accettare come vere senza darne dimostrazione. Cioè si dice queste cose valgono, non è necessario dimostrarle. E queste proprietà particolari sono dette postulati o assiomi. Il metodo che permette di dedurre la verità di una proposizione a partire da questi assiomi o postulati mediante un ragionamento strutturato è detto metodo assiomatico o anche metodo ipotetico deduttivo. Abbiamo detto quindi in precedenza che il punto, la retta e il piano sono enti primitivi. Ma come possiamo conoscerne le caratteristiche se non li definiamo? Come abbiamo appena visto, noi possiamo farlo mediante i postulati, cioè qualcosa che noi accettiamo come vero. Facciamo delle premesse, cioè lo spazio contiene infiniti punti, infinite rette e infiniti piani. Il piano contiene infiniti punti e infinite rette e infine la retta contiene infiniti punti. A una retta appartengono almeno due punti distinti e a un piano almeno tre punti distinti non allineati. Come conseguenza di queste premesse, due punti distinti appartengono a una e una sola retta, oppure, come si dice normalmente, per due punti distinti passa una e una sola retta.
Attenzione alla dicitura una e una sola, molto frequente in matematica perché una retta indica la sua esistenza. Una e una sola indica ovviamente che tale retta è unica. Una conseguenza di questo postulato è il fatto che, come sappiamo bene fin da quando siamo bambini, una retta è una linea diritta. Altrimenti, se per due punti passassero altre linee, allora una retta potrebbe essere curva. Infatti, se noi qui rappresentiamo altre linee che passano per questi due punti, queste linee non sono linee rette, sono delle curve ovviamente. Altro postulato: tre punti distinti e non allineati appartengono a uno e un solo piano. O equivalentemente, come si è soliti dire, per tre punti non allineati passa uno e un solo piano. Questo è un piano indicato con alfa. Qui abbiamo tre punti che non sono allineati e questi tre punti appartengono al piano. Postulati di appartenenza, quindi questi punti appartengono al piano. Una conseguenza del secondo postulato è che due rette distinte possono avere al più un punto in comune. In questo caso le rette si dicono incidenti. Considerata una retta su un piano, c'è almeno un punto del piano che non appartiene alla retta. Naturalmente, qui abbiamo un piano, la retta che giace sul piano e c'è un punto esterno. Se una retta passa per due punti di un piano, come in questo caso, allora la retta giace per forza sul piano. E allora, come dicevo, come conseguenza del secondo postulato, vediamo le posizioni reciproche tra le rette. Sono cose già note, ma le rivediamo. Se due rette hanno un solo punto in comune, si dicono incidenti. Se due rette che giacciono nello stesso piano, quindi due rette complanari, non hanno alcun punto in comune, si dicono parallele. Se le due rette che non hanno alcun punto in comune non sono complanari, cioè si trovano su piani differenti, allora si dicono sghembe. Passiamo ai postulati di ordine e iniziamo col dire che ogni retta può essere orientata stabilendo su di essa un verso di percorrenza. Se A e B sono due punti distinti di una retta, possiamo dire che o A precede B o B precede A. Vale cioè la cosiddetta proprietà antisimmetrica. Anche qui faccio riferimento a un video precedente, il video sulle relazioni. Pertanto la situazione è il fatto che se noi abbiamo due punti su una retta, o uno precede l'altro o viceversa. Qui si vede bene un altro postulato, cioè che se il punto A precede B e il punto B precede C, allora A precede C. Questo è il verso di percorrenza, cioè si sta andando in questo verso. A precede B, B precede C e allora A precede C. Questa è quella che, se vi ricordate le relazioni, abbiamo chiamato proprietà transitiva. E allora, se vale la proprietà transitiva e vale la proprietà antisimmetrica, che è il primo postulato che abbiamo visto, allora siamo in presenza di una relazione d'ordine. Preso un punto A su una retta, c'è almeno un punto che precede A e uno che segue A. Questo ci dice che una retta è illimitata, perché se io prendo un qualunque punto e so che ho sempre un punto che segue e uno che precede, vuol dire che la retta è illimitata. Infine, presi due punti B e C su una retta, con B che precede C, c'è almeno un punto A della retta che segue B e precede C. Cosa vuol dire questo? Che c'è sempre un punto che sta in mezzo a due punti qualunque presi su una retta. Questo ci fa concludere che la retta è un cosiddetto insieme denso, cioè fra due punti distinti esiste sempre un altro punto. Dagli assiomi che abbiamo appena visto, cioè dai postulati di appartenenza e di ordinamento, possiamo allora concludere che per un punto di un piano passano infinite rette. L'insieme di queste infinite rette di un piano che passano per un certo punto, che ad esempio possiamo chiamare P, si chiama fascio proprio di rette. E questo punto P è il cosiddetto centro del fascio. Quindi questo è un piano, qui abbiamo un punto P, per questo punto P passano infinite rette, quindi questo è il cosiddetto fascio proprio di rette. Esiste anche il fascio improprio e in un piano è l'insieme costituito da una retta e da tutte le sue parallele. Pertanto questo è il piano, qui abbiamo una retta con tutte le sue parallele, questo costituisce un fascio improprio. Terminiamo questo primo video introduttivo alla geometria euclidea, spero che il video vi sia stato utile, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Ciao!